Buongiorno a tutti amici dall'Animo e dal Pollice Verde, sono Chiara del Green Blog Verdi e Contenti e sono qui perché stavo appunto per sistemare questi bellissimi giacinti in vaso, giacinti che vorrei potervi farvi sentire il profumo inebriante che effettivamente mette subito di buon umore. Non sono qui per questo, ma sono qui per parlare con voi di una domanda che impazza per quanto riguarda la manutenzione dei bulbi una volta che sono fioriti. Parliamo innanzitutto di una grande distinzione: bulbi autunnali e bulbi primaverili estivi. I bulbi autunnali sono quelli che piantiamo in autunno e che fioriscono in primavera. Di questa categoria fanno parte ad esempio i giacinti e i narcisi, ma anche i tulipani stessi. La domanda che spesso viene fatta e a cui oggi vogliamo dare una risposta è: che cosa devo fare con i bulbi una volta che sono fioriti? Allora, ci capita spesso di acquistare dei bulbi che sono già un pochino avanti per quanto riguarda il loro processo, il loro ciclo vitale, quindi non ci resta che portarli a casa e godere della loro fioritura e del loro profumo e della loro anche bellezza, perché è innegabile che i bulbi hanno delle sfumature che sono effettivamente molto, molto appaganti, sia come per l'animo, per il pollice green, ma anche ovviamente per la vista. Una volta che il bulbo è fiorito, non dovete tagliare le foglie. Questo perché? Perché il bulbo in natura, quando noi lo compriamo, lo troviamo in questo modo. Questo è un bulbo di tulipano. Fate sempre attenzione che i bulbi siano belli sodi quando li andate ad acquistare. E il bulbo qua dentro, sia che esso di qualunque genere, ha tutte le sostanze e i nutrienti necessari affinché si possa riprodurre o quantomeno poi riprendere il suo ciclo vitale. Una volta che il bulbo è fiorito, non bisogna tagliare le foglie. Questo perché una volta che ha finito e ha compiuto la sua fioritura, quindi ha messo tutte le sue energie per andare a fiorire, avrà bisogno di immagazzinare nuove forze e nuovi nutrimenti per quello che sarà la fioritura dell'anno successivo. Questo come lo fa? Lo fa attraverso le foglie, quindi il bulbo continua una sua vita e finché le foglie rimarranno verdi noi non lo dobbiamo toccare. Ovviamente vi ricordo poca acqua, perché tanta acqua è nemica del bulbo, perché lo porta a marcire e quindi poi a morire. Vi consiglio quindi, una volta che li avete acquistati, di godervi la fioritura e poi aspettare che le foglie effettivamente muoiano, praticamente si secchino, per poi andarle a tagliare. Una volta che avete tagliato i bulbi dovreste riporli in un luogo fresco e asciutto, no in frigo, perché il frigo serve per un'altra cosa, serve per forzarli, per quello che viene chiamato il processo di vernalizzazione, ma di questo magari ne parliamo un'altra volta. Detto ciò, il bulbo potete anche mantenerlo in vaso. Io spesso lo lascio in vasi dove li acquisto e me li dimentico e poi l'anno dopo riprendono come natura vuole, anche perché per chi li tiene ovviamente in giardino capisco la difficoltà di andarli a levare per poi andarli a rimettere, anche se sarebbe l'optimum per quanto riguarda la pratica e la gestione della manutenzione dei bulbi. Detto questo, io metto in vaso questi miei bellissimi bulbi, vi consiglio di coltivarli e soprattutto perché sono un ottimo esercizio per coltivare e appagare il nostro pollice verde. Se questo video ti è piaciuto, condividilo sulle tue bacheche social e soprattutto, se hai domande, dubbi o chiarimenti, non esitare a chiedere. Ci vediamo alla prossima, ciao!